Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. In questo episodio vedremo diversi tipi di latte vegetale o latte alternativo rispetto al latte di mucca o latte vaccino e faremo anche un assaggio, vedremo praticamente, vi parlerò all'inizio dei diversi tipi di latte qui. Vedremo le loro caratteristiche e via, e poi uscirò dal video. James arriverà e preparerà appunto il latte nei bicchieri e poi ritornerò e dovrò indovinare, lo assaggerò e dovrò indovinare di che tipo di latte si tratta, e quindi vedremo anche il sapore, vedremo la consistenza di questi tipi di latte e vi darà modo di migliorare il vostro vocabolario. Allora vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulla rotellina in basso a destra del video, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese e spagnolo se ne avete bisogno. Allora, intanto, perché bere questi tipi di latte alternativi? Può essere una questione di gusto che piace di più semplicemente rispetto a bere il latte di mucca, o può essere anche una scelta etica per alcune persone, o altre persone vogliono semplicemente sperimentare, provare gusti nuovi, cambiare, provare alternative. Oppure potrebbe essere che alcune persone sono intolleranti al lattosio, il lattosio che è lo zucchero del latte di mucca, e quindi devono per forza appunto bere latte alternativo, latte vegetale. Oppure potrebbe essere anche perché alcune persone vogliono ridurre il colesterolo e quindi scelgono questo tipo di latte perché appunto è privo di colesterolo, non avendo derivati animali. Ci sono diverse ragioni per cui appunto molte ragioni per cui bere questo tipo di latte. E voi quale tipo di latte bevete? Vi piacciono questi latti alternativi? Qual è il vostro preferito? Fatemi sapere. E vi faccio vedere adesso il latte di soia. Allora, il latte di soia è un latte, questo è un latte senza zuccheri aggiunti, a noi piace senza zucchero aggiunto, però c'è anche la versione con lo zucchero, ed è il latte di soia molto ricco di proteine, e anche lo arricchiscono di vitamina D, vitamina B12 e calcio, ed è ricavato ovviamente dai semi di soia. Quindi è una bevanda molto nutriente che si può bere per esempio aggiungendolo al tè o aggiungendolo al caffè, o anche a colazione con il latte, appunto latte cereali, quindi si usa il latte di soia. Si può bere caldo, si può bere freddo, si può utilizzare nelle ricette anche dolci o salate, quindi è un latte molto versatile, e sinceramente il mio preferito è il latte di soia. E vi faccio vedere, poi abbiamo il latte di mandorla. Allora, il latte di mandorla, anche questo è senza zucchero aggiunto, però a volte in genere piace di più come gusto, appunto il pubblico generale, con lo zucchero, però a noi piace senza zucchero. E il latte di mandorla è un latte molto a basso contenuto di calorie, è un latte quindi molto leggero e anche molto digeribile, però non ha molte proteine. Ecco, questo può essere probabilmente il punto negativo del latte di mandorla, che non è molto ricco di proteine, però ovviamente ha altri benefici, come per esempio è ricco di vitamina E, che ha una funzione antiossidante per esempio. Quindi anche questo è un latte che si può bere caldo, si può bere freddo, si può aggiungere alle ricette perché ovviamente non è zuccherato già, quindi è piuttosto neutro, ecco, come sapore. Quindi abbiamo il latte di mandorla qua, e poi abbiamo il latte di avena. È un latte senza glutine perché l'avena è naturalmente priva di glutine, quindi va bene per le persone celiache. E poi cos'altro ha questo latte? È molto ricco di fibre, sì, è molto ricco di fibre, infatti vedo qua il contenuto di fibre che è molto buono perché aggiungono in genere la fibra della cicoria e diventa appunto più ricco di fibre in questa maniera. Quindi questo è il latte di avena. E poi abbiamo il latte di cocco. Il latte di cocco è ottenuto dalla polpa
del cocco miscelata con l'acqua, ed è un latte piuttosto grasso a livello di grassi, in realtà è proprio per via del cocco, ecco, quindi è un po' più grasso rispetto a questi. Il contenuto di proteine non è molto elevato e a livello di calorie ha un contenuto calorico più elevato rispetto a questi altri tipi di latte. E qui ha lo zucchero aggiunto, ecco, quindi in realtà ecco, questo ha zucchero aggiunto, ma il latte di cocco è già piuttosto dolce di sé, quindi vediamo appunto quando saranno i bicchieri cosa ne penserò. E quindi poi tra l'altro, oltre a questi ne abbiamo qua 4, però c'è anche il latte di riso che non abbiamo qui, ma il latte di riso è un'altra alternativa, ed è un latte in genere molto piuttosto annacquato e piuttosto quasi trasparente, non è molto, ecco, non è un latte cremoso il latte di riso, ed è un latte piuttosto digeribile, quindi è buono, ecco, se si ha problemi di digestione. Però ecco, a me non piace molto il latte di riso. E poi c'è anche il latte di canapa, che è un latte piuttosto nuovo, che ha un gusto un po' particolare, però il latte di canapa, che alcune persone ci mettono un po' ad abituarsi a questo gusto, perché ha quasi un retrogusto un po' amaro, ecco, però è un latte anche questo alternativo. E poi c'è anche il latte di anacardi, per esempio, il latte di nocciole, quindi ci sono diversi tipi proprio tante opzioni, ecco. Allora adesso io vado fuori e James miscelerà appunto questi tipi di latte, poi tornerò indietro e li assaggerò. Allora, dopo. Okay guys, the cameraman's here. James, that's me. Okay, let's have a look. Let's do this. I have to get all these plastic parts out. One sec. Call it back in a second. And oh, actually, I got an idea. One sec. No, 2 ideas. I'll do this one first. Let's do a hypermilk taste. Taste buds are going to go crazy. And a surprise. We've got the creme de creme, the hazelnut innocent. Dairy-free milk, which is more like you could say like a smoothie drink. You wouldn't really put this on the cereal per se, you just drink it as a normal drink. Well, I would do anyway. I do the under the table trick. That's it now, it's hidden, no one can see anything. I'll just reset the positions and let's get Fran in. Fran, come on, enter back. Eccomi. Allora questi due qui da dove arrivano? It's a secret. Ok, ha un colore un po' particolare questo, ok, quindi abbiamo 6 tipi di latte diversi allora qua, ok, va bene. Allora questo è cocco, Yeah. sicuro è cocco. Allora, c'è un latte che questo qua sembra più bianco, questo è più bianco, questo è molto cremoso, si vede che è cremoso, e questi due, questo è molto cremoso e questo sembrerebbe un po' meno. Questo secondo me è latte di nocciola, devi averlo comprato quando non lo sapevo appunto, e così a sorpresa, secondo me è latte di nocciola quello. E questo qua sembrerebbe latte di soia. E vediamo, facciamo il test del bicchiere. Questo mi sembra latte di soia, però vorrei annusare un po' questi latti, perché questo è il profumo di latte di mandorla, questo è latte di mandorla. E poi vediamo un attimino, anzi assaggiamolo. Questo è sicuramente, questo è latte di mandorla, quindi latte di mandorla ce l'abbiamo qua, quindi lo possiamo riportare in questo. Il latte di mandorla è un latte, è piuttosto cremoso, questo è un latte piuttosto cremoso ed è molto dissetante anche il latte di mandorla, è molto buono,
non è il mio preferito, ma è il mio secondo preferito. È molto buono il latte di mandorla ed è ha un sapore piuttosto delicato ed è molto buono. Quindi il latte di mandorla ce l'abbiamo qui. Adesso secondo me questo è latte di cocco, quindi assaggiamolo, ma è il latte di cocco di sicuro. E con l'odore, con il profumo del latte di cocco non si può sbagliare. Quando si annusa si capisce, è cocco, è cocco. Buono, il latte di cocco, vedete, è un latte piuttosto più acquoso, ha una consistenza un po' più annacquata rispetto al latte di mandorla che avevamo qua, che è un po' più cremoso. Questo è piuttosto più, sì, vedete, più acquoso, e poi un colore più bianco, ecco, rispetto a questi che sono colori un po' più color panna, colore appunto un po' bianco antico, ok? Quindi questo è il latte di cocco. Poi abbiamo, ok, aiutiamoci col profumo del latte. Questa è la soia. Il latte di soia, che è il mio preferito, però a livello di profumo, di odore, dovremmo dire odore, non ha l'odore più delicato, ha un odore di fagioli. Sì, l'odore del latte di soia non è il massimo, sinceramente. Poi il sapore ha un sapore più della nocciolina, più appunto sa quasi ha quel retrogusto di appunto di noce, ecco, però l'odore è l'odore appunto del fagiolo, perché ovviamente la soia è un tipo di legume, ecco, quindi l'odore insomma è quello. E però a me la soia piace. E poi è molto cremoso e vedete ha una consistenza molto molto cremoso e anche molto spesso, è un latte molto spesso, molto denso. E poi qua avremo l'avena, immagino, a meno che me l'ha messa qua l'avena, James, vediamo. L'avena, sì, questo è il latte di avena, che è un latte piuttosto, io appunto non ne vado matta, è un latte piuttosto dolce, un pochino meno cremoso questo appunto rispetto al latte di soia, però comunque è molto più denso rispetto al latte di cocco, ecco, quindi qua abbiamo l'avena. E adesso voglio lasciare per ultimo il latte alla nocciola perché è il più buono, sono sicura che il latte alla nocciola. Questo che cos'è? Un profumo un pochino diverso, boh. Allora, sa di latte di cocco, il sapore che sento subito è il latte di cocco in realtà, e l'odore è quello del latte di soia. Quindi sa di latte di cocco ma profuma di latte di soia, sinceramente. Ha anche un po' di un retrogusto di latte d'avena, sinceramente. Piuttosto dolce, e si sente anche un po' latte di mandorla, sinceramente. Si sente un po' tutto. Che latte è questo, James? What milk is it? It's all them. Tutti quanti. Yeah, not too bad actually. You Me li hai mischiati tutti, ok, va bene. Allora, questi sono i 4 tipi di latte, quindi mischiati, una bella miscela e una taste. Vuoi assaggiare? Una bella sorpresa in realtà. Abbiamo l'ultimo. L'ultimo, yes, e questo è l'ultimo. Allora, l'ultimo, e vediamo un po' se è vero che era latte di nocciola. Questo è il latte di nocciola, che è molto buono, che ha appunto, se vi piace la nocciola, questo è un latte che appunto ci andrete a nozze con questo tipo di latte, perché è veramente molto buono, molto cremoso, molto delicato, è dolce e insomma sì, è buonissimo. Non è un latte da tutti i giorni, però è un latte così da occasione, secondo me, quando ci si vuole appunto concedere qualcosa di speciale, allora prendete il latte alla nocciola, molto buono. E siamo alla fine dell'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti, e provateli anche voi, appunto, se non avete ancora provato tutti questi tipi di latte, ed è divertente in realtà sperimentare anche con i gusti e provare appunto dei tipi di latte diversi. E allora se vi è piaciuto questo video mettete un like e considerate iscrivervi al canale, così che non perdete nessun nuovo episodio. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao! Grazie mille.